Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 186. Quale energia caratterizzerà il mese di dicembre 2022? Siamo alla fine dell'anno, è giusto fare un bilancio di questi 12 mesi, ma è anche giusto capire quale energia caratterizzerà il passaggio appunto tra il ciclo dell'anno 2022 e il nuovo ciclo dell'anno 2023 ormai imminente. Intanto, mentre già puoi vedere le scelte di questo interattivo, ti ricordo che se vorrai alzare il velo su quello che sarà il 2023, potrai richiedermi la realizzazione di un video personale e se vorrai potrai aggiungere anche al video un sigillo personale per propiziare l'amore, il denaro, la fortuna e la crescita personale per l'anno 2023. La realizzazione dei sigilli e dei video è limitata in quanto richiedono un po' di tempo per la realizzazione e quindi oltre un certo numero di richieste non prenderò ordini. Ma ti ricordo anche che se non volessi il video, volessi qualcosa di più intrigante, l'11 dicembre puoi raggiungermi al mio studio a Palaia, in provincia di Pisa, alla festa del Natale di Palaia, una festa che il paese, l'amministrazione comunale organizza ogni anno e che quest'anno sarà particolarmente ricca di eventi e anche di prodotti tipici. Fra i prodotti tipici ci sarà anche la cartomanzia di Cronos nell'ultimo evento live non previsto inizialmente, quindi l'ultimissimo evento live della stagione. Bene, la presentazione finisce qua, le scelte le hai viste, i mazzi li stai vedendo, il gatto si sta facendo più bello di quanto già non sia, io prometto di andare dal parrucchiere entro la prossima settimana. Direi che abbiamo detto tutto, possiamo passare alle nostre 3 varianti. Ovviamente prima sigla! Variante della corniola. Allora andiamo a vedere per te che hai scelto la variante della corniola che cosa porta il mese di dicembre 2022. Quali energie per il mese di dicembre 2022. Per te che hai scelto la variante della corniola. La pietra forata. Beh, è una bella carta, comunque. Vediamo un po', tiriamo fuori anche gli altri oracoli e poi interpretiamo. Per te che hai scelto la variante della corniola, quali energie per il mese di dicembre 2022? Il cervo. Passiamo all'oracolo dell'Apocalisse, per te che hai scelto la variante della corniola, quali energie per il mese di dicembre 2022? L'uomo. Infine il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante della corniola, quali energie per il mese di dicembre 2022?
il castoro e la betulla. Allora, è molto interessante iniziare dicendo che 1, 2, 3 carte parlano di un beneficio, una protezione, un qualche tipo di evento che il destino sceglie di accordarci in positivo. Quindi, se hai scelto la variante della corniola, in questo mese di dicembre potrebbe arrivarti un qualche tipo di regalo. Non è detto che sia un qualcosa che arriva dall'oggi al domani, può essere anche un sostanziale incremento delle tue possibilità a livello lavorativo, a livello affettivo, o magari conoscenze importanti se sei single, o magari anche quello che è un incremento della tua situazione finanziaria. Quindi è un mese molto bello dove, soprattutto per quanto riguarda il seminare un qualcosa di nuovo, il veder fruttificare i semi che abbiamo messo in precedenza, probabilmente questo mese è estremamente importante. È anche un mese nel quale però devi elaborare molte tue paure. La carta della pietra forata, la carta del castoro e della betulla ci parlano di protezione necessaria anche a scacciare i nostri demoni interiori, quindi devi sapere un attimino lottare contro quelle tue paure, che non sono paure necessariamente legate a chissà quale evento, possono essere anche paure legate al fatto di non farcela, al fatto di non riuscire a trovare il lavoro, al fatto di non riuscire a trovare chi ti completa, al fatto di non riuscire a trovare i soldi per la tal cosa, insomma, settare la tua volontà sull'asticella: ce la faccio, posso farcela, posso riuscirci. Esorcizzare queste tue paure, perché comunque mai come questo mese ti sarà fatto capire che le energie ti radicano a terra. Questa è una carta di energie telluriche anche, e quindi ti radicano molto forte in quella che è la tua realtà. Quindi è un mese nel quale sicuramente avrai un incremento di possibilità. Per qualcuno sarà rappresentato a livello economico, per altri a livello di potenziale, per altri ancora a livello di amore o di conoscenze. È un mese nel quale puoi ampliare di molto i tuoi orizzonti. Fai attenzione a non cedere alla paura, la tua più grande nemica in questo momento. Veramente non hai niente da temere, hai solo la tua paura interiore. Il resto per te è un sentiero spalancato ricco di possibilità, e soprattutto la benevolenza del fato per questo mese di dicembre 2022. Per te che hai scelto la variante della corniola, energie ed eventi principali del mese di dicembre 2022. Che cosa ti porta il mese di dicembre 2022 per te che hai scelto la variante della corniola? Guarda, l'asso di bastoni, te l'ho detto fino ad ora che c'è un qualcosa di nuovo a livello di possibilità che entra nella tua vita. L'otto di bastoni e il sette di spade. Le tue paure ti bloccano. Tu devi riuscire ad avere la rapidità mentale e la prontezza per cogliere al volo delle occasioni che questo mese ti si presenteranno. Possono essere una o più occasioni in vari campi. Fai attenzione a non cedere alle tue paure, perché sarai messa di fronte ad una scelta, rapidità mentale nell'agire, attaccamento alle paure irrazionali. Fai attenzione, perché potresti autolimitarti. Voglio vedere subito con le altre due carte, tre carte: il matto, il papa, il 4 di spade. Quello che ti ho detto prima.
Allora, qui c'è veramente la possibilità di aprirsi ad una importantissima situazione, soprattutto io credo anche non solo a livello lavorativo qua, ma anche a livello affettivo. Se stai cercando chi ti completa il matto, è anche una carta di attrazione, quasi colpo di fulmine, un qualcosa di anche basato molto sulla fisicità, quindi anche molto improvviso, quindi qua c'è proprio un incontro importante o più incontri che comunque ti colpiscono. Qui c'è un papa, un qualcuno che viene a darti un'opportunità, un suggerimento, un aiuto, che ti offre un'occasione. C'è proprio l'apertura di un mondo completamente nuovo, anche come percezione tua. Fai attenzione alle tue paure, possono essere limitanti, la tua paura di metterti in gioco, la tua paura di muovere il passo, la tua paura di accogliere una sfida, può essere molto limitante. Il 7 di spade non è sempre una carta brutta, nessuno dei tarocchi è una carta brutta, sono tutte carte che possiamo leggere secondo quello che è il momento e secondo quella che è la domanda, ovviamente. Noi stiamo parlando di energie. Qua il 7 di spade come energia mi parla anche forse di una persona che è un po' sfiduciata nei confronti di chi vuol tendergli una mano di aiuto, o comunque di chi vorrebbe magari aprirsi a input e suggerimenti, conoscenza, insomma delle classiche persone che vorrebbero magari in amicizia entrare un po' nella tua vita. Ecco, qua c'è una carta di 4 di spade sotto, ferma questa situazione di sfiducia verso gli altri. Qua è un mese ricco di possibilità, un mese molto bello, un mese dove puoi darti la possibilità anche di avere dalla tua l'impensabile, perché un papa è veramente un ponte fra l'uomo e la divinità, quindi è un qualcuno che rappresenta anche una figura veramente importante per te. Può essere un datore di lavoro, un imprenditore, un'imprenditrice, un giudice, un'avvocatessa, un medico, un qualcuno che comunque ti dà una grande possibilità, ti dà un aiuto o ti dà un consiglio, un suggerimento prezioso. Ascoltalo, seguilo, non avere paura di sbagliare, non avere sfiducia, perché questo mese è molto importante per te. Se stai cercando l'amore, un asso di bastoni e un matto, beh, caspita. Direi che qua più che amore c'è un qualcosa che nasce dall'attrazione fisica, che magari poi dopo diventa amore, Però è il mese nel quale ti renderai conto, un po' come dicevano queste carte qua, di essere protetto, di essere protetta. Sì, questo sì. È un mese nel quale capirai che comunque il tuo destino, il tuo cammino è sotto una buona stella. Quindi questo è molto importante. Ti aiuterà molto questa percezione. Bene, io ti ringrazio per aver visto questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'apatite. Vediamo quale sarà l'energia di dicembre 2022 per te che hai scelto la variante dell'apatite. Ti ricordo che se vuoi alzare il velo sull'anno 2023 puoi contattarmi al numero 388 5776 772 per richiedere il tuo video personale. Se vuoi puoi aggiungere anche la richiesta del tuo sigillo personale per l'amore, la fortuna e il lavoro per il 2023. Ti ricordo anche che l'offerta è limitata in quanto il sigillo e il video richiedono in termini di tempo molto lavoro, quindi dopo un certo numero non prendo più prenotazioni.
L'energia generale per il mese di dicembre 2022, per te che hai scelto la variante dell'apatite. Il libro delle ombre. Prima di interpretarlo, estraiamo anche gli altri oracoli. Per te che hai scelto la variante della apatite. L'energia del mese di dicembre 2022. I 4 angeli dei venti. Il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante dell'apatite, l'energia del mese di dicembre 2022. La falena e l'eucalipto. E infine abbiamo le carte dei Celti, per te che hai scelto la variante dell'apatite, l'energia generale del mese di dicembre 2022. Il corvo. Allora, sono carte molto belle. Partiamo dalla carta del libro delle ombre. Il libro delle ombre parla di esperienza, invita a raccogliere le proprie esperienze, offre un ventaglio di sensazioni, appunto di fatti significativi che fanno il bagaglio delle nostre esperienze per costruire la nostra vita. Quindi è una carta di memoria in un certo senso, che ci chiama ad esplorare noi stessi e le nostre possibilità, anche scoprendo quelle che sono possibilità, dice la carta, che al momento non conosciamo, diciamo delle potenzialità innate in noi delle quali al momento non siamo ancora completamente consapevoli. La carta invece dei 4 angeli viventi parla in generale di quelle che sono sia le persone, le situazioni attorno a noi, appunto, quindi torna a parlare del nostro vissuto, in quanto è anche molto simile a quella che è poi la carta del giudizio del tarocco, ma parla anche di un'accelerazione di eventi sul piano temporale, quindi a seconda delle carte che avvicino, del mazzo ovviamente dell'oracolo dell'Apocalisse, ma in generale qua possiamo estenderla anche a questi oracoli che ho estratto, parla di possibili viaggi, trasferimenti o cambiamenti di prospettive. Quindi comunque è sempre una carta che va a parlare di crescita, di un'attesa che sta per finire, un qualcosa che sta per entrare nella nostra vita, un momento di passaggio importante nel quale la nostra esperienza deve dare un preciso significato e quindi deve comprendere appunto quali sono in realtà le nostre potenzialità e come possiamo farle evolvere. Quindi per te c'è vicino un cambiamento molto importante, oppure l'accelerazione di un evento che ti porta a una realizzazione tramite quella che è una tua qualità che magari al momento stai sfruttando soltanto in parte. Quindi magari la persona che dice io non ho, per dire, il coraggio di fare un certo passo, improvvisamente scopri di averne in abbondanza. Un po' anche la carta del corvo, che ha affinità con l'arcano della morte, parla di un cambiamento e dell'abbandono un po' di idee preconcette, anche vecchie, che non ci servono più, e quindi ogni volta che si manifesta nella nostra vita un cambiamento, un problema che viene guardato da una nuova prospettiva, una diversa consapevolezza maturata, un cambiamento fisico, il corvo è una carta che fondamentalmente ci va a dire che siamo invitati ad abbracciarlo questo cambiamento. Ed è interessante notare che, secondo il manualetto del Woodland Wardens, anche la carta della falena e dell'eucalipto
se riesco a dirlo senza imbrogliarmi, va a significare un imminente cambiamento. Quindi hai carte che vanno a parlare della fine di un momento per te, di un ciclo, oppure anche di una posizione che può essere fisica, ma può essere anche una posizione, un punto di vista, un modo di percepire la realtà che sta per cambiare. Quindi qua probabilmente c'è un sensibile mutamento che arriva nella tua vita in maniera anche abbastanza veloce e ti fa riscoprire quelle qualità che tu magari non pensavi di avere. Potrebbe essere anche la classica avventura d'amore che ti fa riscoprire che in realtà dentro di te c'è una persona non solo in grado di dare amore, ma anche in grado di ricevere amore. È importante dare quanto ricevere. Insomma, ti fa capire che anche tu puoi inserirti in un flusso di energie costruttivo e anche molto positivo per il tuo futuro, grazie a quella che è la riscoperta di una parte di te stesso, di te stessa, che tenevi in ombra, e quindi un conseguente cambiamento evolutivo in meglio. Andiamo a vedere come si concretizzerà, vediamo un po' cosa vogliono dirci le carte del Tarocco Tot di Aleister Crowley per te che hai scelto la variante dell'apatite. Mese di dicembre 2022. Allora, il principe di spade sarebbe il cavallo di spade. Il matto, l'azzeramento di ogni resistenza qua, mi viene da dire subito, di primo acchito è questo. E il 4 di denari, una carta di investimento, di potere, scrive Crowley. Questo è un mese nel quale prenderai consapevolezza del tuo potere personale, come detto prima, in merito ad una situazione che vuoi velocizzare, che vuoi vedere costruire, che vuoi vedere avanzare, scoprendo dentro di te risorse molto importanti per riuscire a portare a termine quella che è una tua aspettativa, o addirittura per rituffarti con rinnovato entusiasmo nella fiumana di eventi che caratterizzeranno questo dicembre, un mese nel quale potresti rimettere in discussione molte cose e molte amicizie, in alcuni casi la partnership, in altri casi addirittura la situazione lavorativa. L'appeso, guarda, di nuovo il cambio di prospettiva. Tu qui secondo me cambierai visuale su. Può essere anche il lasciar perdere un qualcosa a cui tenevi particolarmente per aprirti a nuove, un qualcuno anche, per aprirti a nuove possibilità, La temperanza. E infine il 9 di coppe. Allora, vedi, qua ci sono un sacco di potenzialità che tu non stai ascoltando. È come se in questo mese di dicembre tu decidessi di concederti tutto ciò del quale ti sei privato o privata in questo magari 2022, anche negli anni precedenti. Un'avventura, una scelta, una liberazione, la possibilità di dettare tu legge su un lavoro, la possibilità di sceglierti il tuo destino. Qui vanno a rivangare in maniera molto importante il tuo potere personale, soprattutto in fatto di relazioni sociali e di cambiamenti imminenti intorno a quella che è la tua posizione all'interno di un nucleo sociale. Può essere la famiglia, può essere un matrimonio, può essere un gruppo di amici, ma anche i colleghi o le colleghe lavorative con cui magari c'è un rapporto che cambia a seguito di una tua decisione, anche in alcuni casi di interrompere una situazione lavorativa. Non sarà per tutti, ma per i più è così. Le tue risorse, il tuo darti valore esplodono letteralmente, un po' come questo matto fa, e vanno a ritrovare una loro nuova collocazione, un po' come questa temperanza fa. Per alcuni potrebbe essere un'avventura forse non destinata a durare, però un'avventura che improvvisamente travolge e dalla quale si sceglie
di lasciarsi sedurre. In particolare un incontro potrebbe essere un po' particolarmente importante per te, un incontro potrebbe scioccarti in senso positivo, portando alla luce appunto quello che dicevamo prima, un tuo modo di metterti in gioco che nemmeno sospettavi di avere, potrebbe risvegliare in te un latente, chiamiamolo pure potere, per alcuni potrebbe essere anche un qualcosa che origina da un viaggio comune, quindi magari, che ne so, stai seguendo un cammino di realizzazione animica e trovi in questo cammino una persona che ti completa energeticamente, quindi c'è proprio la presa di coscienza che c'è un qualcuno con cui condividere un'esperienza. In particolare la carta della temperanza riguarda proprio un equilibrio fra due polarità, quindi qua c'è proprio una rivelazione di un qualcuno che potenzialmente ti completa. In alcuni casi potrebbe essere anche un qualcuno che magari condivide con te o un cammino di formazione, un cammino esoterico o anche quello che è magari un consiglio a livello lavorativo, quindi qui c'è un condividere una visione del mondo che improvvisamente ti fa prendere coscienza del tuo potenziale al fianco di una persona o all'interno di una situazione particolare. C'è un po' il rivendicare quella che è la tua posizione, il tuo rango all'interno di una situazione d'amore, di lavoro, dove tu ti imponi per portare avanti un qualcosa di molto più forte, di molto più radicato, ecco, mi viene da dire. Ora, mi spiace andarti a rompere un po' le uova nel paniere, però questa situazione potrebbe non essere poi definitiva per te, potrebbe esaurirsi così come è nata a seguito di una tua improvvisa illuminazione, potrebbe nel giro di breve tempo esaurirsi. Questo non perché tu sia sbagliato o sbagliata o l'universo sia cattivo o l'altra persona, soprattutto se si tratta di un innamoramento, una passione che origina verso qualcuno, sia cattiva o sia sbagliata. Nessuno è cattivo o sbagliato in questa lettura, ci mancherebbe, ma è perché la persona o la situazione poi nel momento del fuoco di paglia, ok, ci sta, ma non è poi destinata a rappresentare per te il punto di fissità, quindi non è destinata a lasciare un solco troppo lungo nel tuo sentiero, ecco. Io so che qua ci potrebbe essere il classico amore sul lavoro o comunque fra persone che hanno una situazione di amicizia, di scambio di opinioni, eccetera. Potrebbe nascere un'empatia più profonda. In alcuni casi potrebbe, ti ripeto, anche nascere un'avventura o un coinvolgimento particolare in una particolare disciplina, come può essere appunto magari l'imparare una disciplina spirituale o l'approfondire una conoscenza di una qualche tecnica, che però poi, come vedi, nel tempo ha un 4 di denari, quindi comunque va un pochino a inaridirsi, e di contro ha un 9 di coppe, quindi una carta di alla lunga mancanza anche di stimoli, un po' di dialogo che viene a mancare e quindi anche l'apertura verso nuove potenzialità. Ora io credo che al di là di questo sia proprio questa un po' la lezione che questo mese di dicembre vai a imparare, ovvero che ci sono alcune potenze, diciamole, chiamiamole così, insite in te che tu alla bisogna, come in questo caso, tiri fuori forse inconsapevolmente, forse tiri fuori perché dentro di te hai comunque un qualche tipo di energia che differisce molto da quella che esprimi nel quotidiano, e quindi di conseguenza questo mese ti dà l'opportunità per capire un po' i meccanismi attraverso cui tu ti motivi molto, soprattutto in presenza di persone che ti coinvolgono, e ti dice beh, questo però puoi farlo anche senza la necessità di un apporto esterno. Quindi un po' questo mese di dicembre impari a gestire il tuo potere personale, o comunque fai un gradino in più in quella che è la gestione del tuo potere personale, grazie al suggerimento, alla presenza, ma nemmeno al suggerimento, alla presenza
accanto a te di una persona comunque non destinata a lasciare un grande segno, ma che comunque ti porta un messaggio molto costruttivo. Questo poi può esprimersi nel lavoro, nel denaro, nella carriera, nell'amore, nella personalità, insomma, può portarti poi a un nuovo modo di percepire le cose che alla lunga, un po' come la carta del giudizio, che ti ricordo è affine a questa carta qua, dice purifica un tuo precedente modo di essere che forse si setta anche un po' troppo sulle aspettative verso le altre persone che entrano nella tua vita. Cioè, ora a costo di trovarmi qualche dislike, qui potrebbe essere, ti ripeto, la classica storia che nasce sul lavoro o in un'amicizia molto forte dove inizialmente c'è un fuoco di paglia, però poi l'altra persona perde interesse. Questo, come diceva il libro delle ombre, ti porta a rivedere il modo in cui ti approcci un po' al mondo, non solo alle altre persone, non solo in amore, e ti porta anche a prendere coscienza di un tuo potere personale che poi alla lunga si rivela estremamente positivo. Quindi un po' questo dicembre per te è il tirare le somme su quella che è la tua dimensione caratteriale, il tuo modo di rapportarti agli altri e il comprendere qual è il tuo vero valore e anche e soprattutto quali sono le tue reali risorse, perché qui secondo me ci stanno un po' dicendo che ne sei consapevole soltanto in parte. Questo cavallo di spade che viene a scuotere un appeso, a dirgli oh cambia prospettiva, oh guarda che qua c'è un'occasione importante, sembra un po' un illusore, un manipolatore, perché poi alla fine si rivela un matto, quindi si rivela una situazione che poi diventa instabile nonostante una certa parvenza di completamento data da una temperanza e alla fine però spegne tutto un po' nel disinteresse. Quindi c'è un grande fuoco di paglia a livello di interesse, di percorso, se non addirittura di relazioni qua, che poi va a spegnersi ma ti lascia un grande insegnamento e una grande consapevolezza di quella che è poi la possibilità che hai di costruire la vita come vuoi tu, forse è una lezione dalla quale devi passare. Che questo cambiamento per te sia imminente, ce lo dicono la carta del corvo, la carta della falena e dell'eucalipto, ma ce lo dice anche la carta del matto, azzeramento, ricostruzione delle proprie prospettive con tempi sicuramente forse un pochino più lunghi, ma non per questo negativi, perché comunque supportati da una temperanza e dalla solida base di un 4 di denari. Ti aspetta un momento particolarmente piccante, direi, in termini di energie, quando non addirittura di convivialità con le altre persone. Però sarà solo un momento e sarà quello che ti insegnerà qual è il tuo reale valore. Questa è la situazione più importante del mese di dicembre 2022 per te che hai scelto la variante dell'apatite. Ovviamente questo ti porta poi ad essere più quadrata nelle relazioni sociali, quindi anche a riuscire poi a trarre beneficio da un rinnovato punto di vista. Io mi auguro che questa variante ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina pesca. L'avventurina di solito si immagina verde, in realtà esiste anche questa qualità che appunto ha un po', ricorda un po' il colore della pesca. Ora magari qui con molta luce non si vede molto, però più o meno la gradazione del colore è quella. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Che cosa porta questo dicembre 2022? Quali energie in questo ultimo mese del 2022? Quali energie ti traghetteranno al nuovo anno? È voluta uscire da sola Latame, il signore della forza. Andiamo a estrarre anche le altre carte oracolari e poi
facciamo l'interpretazione. Quali energie per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? La signora della luna e delle stelle. Quali energie nel mese di dicembre 2022 per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? Il cavaliere fedele. Quali energie nel mese di dicembre 2022 per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca? La lepre e la ghianda. Se da una parte queste carte ci invitano ad andare sicuri, quindi ti dicono guarda, per te sarà comunque un mese di dicembre dove potrai andare sicuro, sicura sulle tue gambe, certamente aprendoti anche a molte soddisfazioni o comunque avendo un mese abbastanza tranquillo dove potrai testare un po' quella che è la tua solidità interiore, dall'altra ci parlano, soprattutto per quanto riguarda l'Atame e anche la Signora della Luna e delle Stelle, di un qualcosa che magari dobbiamo rivedere o di un qualcosa che viene alla luce soprattutto detto o fatto da un'altra persona, quindi di un qualcosa che magari non è proprio mirato a ferirci o a fermarci, quanto magari un qualcosa destinato un po' a destabilizzarci o magari a metterci in cattiva luce, classici pettegolezzi, quindi ci invitano ad essere fermi. È un momento nel quale la carta della lepre e della ghianda ci va a dire di dover appunto rimanere molto lucidi e di cogliere l'opportunità di poter magari fare piazza pulita di quelle che sono eventuali persone o situazioni che possono essere nocive per noi. Quindi la fermezza in questo mese, oltre ad esercitarla in quelle che sono le tue attività o magari nella ricerca di un lavoro o magari anche a livello di rapporti sociali, la userai per mettere in chiaro con una persona, in alcuni casi può essere addirittura un ritrovarsi e scusarsi con qualcuno o magari il ricevere le scuse da qualcuno. Comunque qui c'è un qualcosa che in un certo senso viene fatto alle nostre spalle, che ci si palesa e col quale dovremo confrontarci. Non è niente di che, non è una cosa così terribile, non è un pettegolezzo di quelli mirati a chissà quale, a chissà cosa, ecco, è un pettegolezzo, diciamo, un po' destabilizzante nel momento in cui lo si viene a sapere. Se così non fosse, può essere l'intenzione di una persona che è palesemente avversa alla nostra. Ipotesi, io voglio fare un tipo di lavoro impostato in un certo modo, magari il mio collega, la mia collega ha già coordinato, ha già preso accordi per farlo in un altro modo, quindi poi nasce un conflitto, quindi la gestione su tempi lavorativi, su cose familiari, insomma un qualcosa che un qualcuno ha già impostato a nostra insaputa in un certo modo e che viene fuori provocando un po' di conflitto. Può essere l'occasione per dimostrare la tua centratura. Questo mese l'evento sicuramente più significativo potrà essere legato proprio al gestire la conflittualità con qualcuno e alla capacità di trascendere le difficoltà e anche e soprattutto le differenze di opinione. È un mese importante per questi concetti qua. Per il resto, tutte e quattro le carte vanno a parlare comunque della tua centratura, che questo mese sembra essere molto forte e comunque una centratura che ha radici anche profonde, potremmo leggere così anche questa carta, e che soprattutto tende forse, laddove questo potrebbe essere forse un qualcosa di negativo, a imporre un po' il proprio modo di vedere alle persone e alle situazioni attorno a sé. Quindi anche qui potrebbe poi originare il famoso conflitto che vedo uscire intorno, diciamo, forse
nella prima decade o nella prima metà del mese, però in generale è un mese dove, soprattutto intorno alla fine, qua ti si presenta anche una opportunità particolare per poter poi appianare tante divergenze, appianare tanta conflittualità e comunque riuscire magari anche a proiettarti nel nuovo anno con quella che è poi una situazione magari di vissuto personale più leggera, perché alleggerita di tanti fardelli, magari di tante occasioni di conflitto con le persone attorno a te, anche in famiglia in alcuni casi, per poterti dedicare poi a quella che è la tua stabilità, che vedo comunque, e giustamente anche direi, un po' uno dei motivi trainanti dell'intero mese. Qua sei molto forte, molto determinato, molto determinata, vuoi andare avanti nel portare avanti i tuoi progetti, portare avanti ciò che hai in mente. L'unica cosa, ti ripeto, fai attenzione a questo gradino che secondo me intorno alla metà fine del mese può essere poi il frutto di quella che è un'interazione sociale magari non proprio pulita da parte degli altri, però anche un pochino troppo assertiva per parte tua. Andiamo a vedere col Tarot Tot di Aleister Crowley quali saranno le energie di questo mese di dicembre 2022. Per te che hai scelto la variante dell'avventurina pesca. Ok, vediamo un pochino. Il 5 di denari, il 2 di coppe, il principe di coppe sarebbe il cavaliere. Sì, come vedi, allora c'è un po' questa idea, come dicevo prima, di settare molte delle tue preoccupazioni sul recupero di rapporti sociali. Il 2 di coppe non è soltanto una carta di amore, è anche una carta di brindisi, di vittoria, di accordo, di felicità, di pace ritrovata fra due persone. Però come vedi c'è un 5 di denari che potrebbe essere un grave dispendio a livello di energie, quando non addirittura di denari, o la sensazione di perdita di un qualche tipo di beneficio o anche un qualche tipo di connessione con qualcuno, che ti può portare alla necessità di trovare un po' una quadra nei rapporti sociali con una o più persone particolari. In alcuni casi potrai vederci il classico ritorno, ma qui il ritorno avviene solo se sei tu a muovere, perché qui parte da te che stai guardando la variante, questa voglia di chiarimento con qualcuno. Un cavallo di coppe, tra l'altro, potrebbe essere anche una persona che porta un'offerta di amore, però forse di amore inteso anche come empatia o come rapacificazione con qualcuno, però è comunque sempre una carta di profonda ambiguità. Il cavallo di coppe è un qualcuno che mostra ciò che non è un seduttore, quindi probabilmente qua ti ripeto, uno dei motivi trainanti che sembra un po' intaccare questa profonda sicurezza che tu ostenti in questo mese di dicembre, una scentratura invidiabile veramente in questo mese, ecco, può essere veramente poi motivo di conflittualità con altre persone, in alcuni casi persone del passato, dove alla fine devi un pochino tu dire: ok, mi avete rotto, basta, che cosa vuoi, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo impostare il nostro rapporto, quindi scegliere di scendere a patti, rinunciando anche forse ad imporre quella che è la tua visione di un determinato argomento sul lavoro o magari di un'amicizia o come portare avanti una situazione, o addirittura mi spingo a dire anche come settare un contratto oppure anche una causa legale potrebbe essere. Comunque qua c'è proprio il ritrovare il dialogo con qualcuno che comunque ci nasconde un certo tipo di rancore, un certo tipo di frustrazione, di delusione, e quindi qui c'è alla fine un po' il tornare sui suoi passi, soprattutto nei confronti di una o più persone, se si tratta magari di un gruppo di persone. Però quello che conta è
perché è proprio la tua centratura che te lo fa fare, perché a un certo punto capisci che non ha senso continuare una lotta verso un qualcuno che proprio in questo mese potrebbe magari farti un po' sentire non tanto il morso della delusione, quanto il fastidio di una presenza, non dico invadente, ma comunque, ehm, diciamo un po' rompiscatole, ecco, perché qua potrebbero esserci pettegolezzi, potrebbero esserci magari divergenze che poi non vanno a portare niente di costruttivo. Insomma, è un mese dove in generale ti vedo molto, molto ben quadrato, quadrata, se non fosse un po' per questa pulce nell'orecchio che viene a romperti le scatole e che tu vuoi un po' allontanare, vuoi mettere le cose in chiaro con qualcuno. Vediamo un po'. Allora, bagattello. Imperatrice. Regina di spade. Vedi, per qualcuno si tratta proprio di un ritorno, perché un'imperatrice su un 2 di coppe mi potrebbe far pensare alla nascita di una profonda empatia, ma un bagattello su 5 di denari mi fa pensare a un qualcuno che gioca un po' sporco con i sentimenti, o magari sei tu che non hai giocato molto pulito verso i sentimenti di qualcuno, e quindi qua c'è bisogno di recuperare un'intesa. E però in fondo io con questo cavallo di coppe su regina di spade parlo proprio di una qualcosa, di una proposta, di un che è rimasto fermo a metà. Quindi qua c'è proprio l'empatia, è il tema dominante del mese, l'empatia verso qualcuno che ha bisogno di essere ricucita, uno strappo che ha originato molta conflittualità, che ha necessità di essere ricucito, ma non perché tu voglia vedere ripartire storie o tu voglia, perché ti serve come evoluzione personale. Io credo che queste siano un po' le carte, perché qua tu mi appari, poi uomo o donna che tu sia, da un'imperatrice a una regina di spade, quindi qua c'è un'involuzione da una persona che in potenza potrebbe tanto, ha una energia di privazione che, ripeto, a me piace molto, lo sai, la regina di spade, perché è un po' la carta di chi si fa con le sue stesse forze, però qua c'è alle spalle un qualcosa da sistemare, un qualcosa da rilasciare, e questo mese vengono a galla un po' quelle che sono le magagne, secondo me. Sì, quindi pettegolezzo, quindi magari possibilità di confronti che però ti vedano un po' sul piede di guerra. Alla fine tu prendi la decisione e scegli di rilasciare un po' questa opportunità. Però ecco, secondo me ti serve come insegnamento di vita, sai qua, perché il fatto che già anche le carte oracolari mi dicessero che comunque, soprattutto la carta dell'Atame, ok, tutto va bene, tutto procede a gonfie vele, anche se tu magari non hai il lavoro, comunque potrebbe essere un mese dove arrivano accordi importanti, comunicazioni, eccetera, però proprio a livello energetico la tua sfera è un po' bloccata da questo modo di vivere le relazioni sociali che ti porta poi a aprire, a lasciare magari un po' sospesi questi conflitti con persone del passato o con persone che comunque magari hanno fatto parte della tua vita, non necessariamente come amanti, ma anche come persone in generale, come amici o come... Ecco, questo potrebbe influire negativamente sul tuo modo di vedere un po' le situazioni. Questo mese potrai rendertene conto, avrai la possibilità di fare un passo indietro, di rilasciare definitivamente un po' una sorta di energia che ti blocca, che io vedo in questa persona o queste persone che ti parlano alle spalle, con cui alla fine c'è il tendere una mano per dire troviamo una quadra, e così
in questo modo riuscire anche a sdoganarti definitivamente un po' dagli ultimi appigli di un modo di essere che, laddove fosse sfruttato nella sua interezza, ti porterebbe a una realizzazione al 100% delle tue possibilità. Ecco, un mese importante per te, un po' quello che vai a rilasciare in questo mese di dicembre 2022 e che vai a portare nell'anno 2023, è una ritrovata leggerezza, soprattutto per quanto riguarda i rapporti sociali che fino ad ora hanno caratterizzato la tua vita, quindi un po' meno assertività e la capacità di rimettere in discussione quella che è poi la tua visione, in alcuni casi troppo settata, troppo assertiva, del mondo in generale o delle relazioni umane. Riesci a diventare un po' più diplomatico o diplomatica questo mese, però ti ripeto, devi passare per un conflitto, secondo me, che forse in alcuni casi non sarà per tutti, nemmeno ti aspetti. Che venga da persone già conosciute sicuramente, che siano persone con cui hai un irrisolto, ma non deve essere un irrisolto che ha originato chissà quale litigio, può essere benissimo un irrisolto, un'incomprensione da cui poi si sono raffreddati i rapporti. E qua c'è veramente un riflettere su queste dinamiche che ti porta a rivedere completamente il tuo modo di approcciarti agli altri, ma anche a trarne profondo beneficio a livello di centratura. Quindi dai, un mese nel quale anche tu fai un passo evolutivo di tutto rispetto, e quindi un mese che ti promette l'apertura di un 2023 in maniera estremamente positiva. Io ti ringrazio per aver visto questo video. Se ti è piaciuto ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato quale sarà l'energia principale di questo mese di dicembre 2022, prima del nuovo ciclo. Il 2023 è ormai imminente. Alla Lucerna, come vedi, abbiamo già allestito l'albero di Iule. Io ti ringrazio per aver visto questo video e ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao! Vi ricordo anche che l'11 dicembre, ho sbagliato, rifallo. Bene, la presentazione finisce qua, le scelte le hai viste, i mazzi li hai visti, possiamo passare con le nostre 3 varianti, quali saranno le energie principali le energie principali. Rifare. È quello di dicembre che chiude un anno, che chiude l'anno. Sarà il tuo dicembre 2023. 2022. Le nostre 3 varianti, quindi puoi vederle al mio fianco, tra poco vedrai anche mazzi, rifallo da capo. E il mio gattone amoroso lui, come è stato bravo, povero gattino,